Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Quando si prepara una slot car, oppure anche quando si è da fare una semplice manutenzione, abbiamo bisogno di particolari strumenti che ci permettono di fare queste operazioni nel miglior modo possibile. Uno di questi strumenti fondamentali è il leva e pressa pignoni. Io utilizzo quello di Slot-It perché secondo me è il più completo e quello che insieme a tutti i suoi accessori riesce a soddisfare ogni esigenza di impiego. Qui ne ho uno pronto da togliere nella sua confezione originale e insieme andremo a vedere che cosa contiene, quali accessori potrete andare ad abbinarci, ma soprattutto andremo a capire come funziona. Se decidete di comprare il leva e pressa pignoni della Slot-It, in questo caso il TL01, questa è la confezione che vi si presenterà davanti. Apriamola e andiamo subito a vedere il suo contenuto. Una volta tolto dalla sua confezione, questi sono i tre elementi principali. Abbiamo questo arancione che è il leva e pressa pignoni vero e proprio, o meglio è la base sulla quale poi noi andremo a fissare tutti gli accessori già contenuti all'interno di questa confezione del TL01 e anche eventuali altri accessori a supporto e a corredo di questo particolare oggetto della Slot-It. Qui abbiamo una struttura in termoplastica molto resistente anche alle torsioni laterali. Non ci dobbiamo spaventare se la struttura non è in materiale ferroso o in alluminio come per altri leva e pressa pignoni, perché comunque la robustezza è sempre garantita. Oltre al supporto in termoplastica abbiamo poi due sacchettini. Apriamo il primo e andiamo a togliere al suo interno quello che è il contenuto, e poi questo altro secondo sacchetto che in realtà è soltanto una protezione in plastica per questa vite lunga, e questa plastica mi va ad evitare di rompere o comunque rovinare questa filettatura di questa particolare vite. Adesso andiamo a montare nel modo corretto questo leva e pressa pignoni e scopriamo così a che cosa serve ognuno di questi pezzi. Per prima cosa prendiamo il nostro supporto in termoplastica e andiamo ad infilare questa lunga vite. Lo facciamo dalla parte in cui è presente il foro filettato con all'interno questa boccola in ottone. Andiamo semplicemente ad infilarlo e poi andremo a rigirare la nostra vite in modo che questa vada ad entrare perfettamente all'interno del nostro leva e pressa pignoni. Ci basterà avvitarla per circa metà della sua corsa. Una volta avvitata questa vite, il nostro supporto sarà pronto per andare ad essere utilizzato nell'inserimento dei vari pignoni. Come si fa ad andare ad inserire il pignone su un motore che ne è privo? Dobbiamo utilizzare questo particolare supporto, questo supporto in ottone rotondo. Come vedete questo cilindro ha alcuni fori lungo tutto il suo diametro. Questi fori sono di dimensioni diverse perché infatti vanno ad ospitare pignoni di diametro diverso. Ad esempio possiamo vedere tre tipologie di pignoni e, come si nota, hanno tre diametri completamente diversi l'uno dall'altro. Questo speciale supporto, questo cilindro di ottone di Slot-It, ci permette l'installazione di pignoni a partire da un diametro di 5 mm fino ad arrivare a un diametro massimo di 7 mm. Basterà semplicemente andarlo a ruotare e scegliere la dimensione esatta per il nostro pignone. Per avere un centraggio perfetto e soprattutto facile sul nostro albero motore, possiamo quindi andare ad utilizzare questo supporto andando ad inserire nel foro predisposto il pignone del diametro esatto. Prendiamo ad esempio il pignone piccolino e lo andiamo ad inserire in questo foro. È un foro piccolino dove comunque non può andarci ad entrare questo grosso, vedete, è decisamente molto più grande rispetto a quello che è il foro. Però ruotando questo cilindro andremo sicuramente a trovare il foro adatto ad ospitare questo pignone. Come vediamo infatti, eccolo qua da questa parte. Andremo quindi ad inserire il pignone nel foro corretto. Una volta trovato il foro corrispondente al pignone che vogliamo andare a montare sul nostro albero motore, possiamo andarlo a togliere provvisoriamente. Poi andremo ad inserire questo cilindro all'interno del nostro supporto in policarbonato. Lo facciamo utilizzando questi intagli che si trovano sia da una parte sia dall'altra del nostro cilindro e lo andremo ad infilare in queste
sporgenze che ci sono internamente al nostro supporto leva e pressa pignoni. Chiaramente andremo a posizionare il nostro cilindro avendo cura di andare a ruotarlo affinché il foro corrispondente al pignone che vogliamo andare ad utilizzare sia rivolto verso quest'altra parte di ottone, nella parte frontale del nostro supporto. Per farlo è molto semplice, andremo semplicemente a posizionarlo all'interno del nostro supporto e poi lo faremo scorrere. Come vedete, una volta fissato all'interno di queste guide, lui sarà libero di scorrere, ma anche se io lo vado a muovere, per lui sarà impossibile cadere. A questo punto possiamo andarlo a farlo scorrere fin quando andremo ad appoggiarlo a questa nostra vite che avevamo già inserito prima. Il supporto cilindrico ha poi degli speciali incavi, che vediamo ad esempio in questo caso, che vanno ad inserirsi perfettamente con la testa della nostra vite. In questo modo rendono il tutto molto più stabile, molto più solido e ci danno la possibilità di andare ad infilare il nostro pignone sull'albero motore nel miglior modo possibile. Non ci rimane quindi che andare a prelevare il nostro pignone, andarlo a posizionare nel foro predisposto e poi andremo ad inserire il motore con l'alberino laddove vogliamo andare a posizionare il pignone rivolto verso il pignone stesso. Il motore sarà incastrato in una piccola asola o foro che troviamo in quest'altra parte di ottone nella parte superiore del nostro pressapignoni e a noi non rimarrà che far ruotare questa vite per poter andare ad infilare in modo molto agevole il pignone sull'albero motore. Una volta fatto possiamo andare a svitare la nostra vite del tanto che basta per far scorrere il cilindro verso il basso e andare così a rimuovere il nostro motore che avrà il pignone perfettamente inserito. Come avete visto è molto facile andare ad inserire un pignone in un qualsiasi motore e stiamo parlando di un qualsiasi pignone mediante l'utilizzo di questo accessorio. Questo supporto di colore nero invece va a corredo del nostro leva e pressa pignoni e servirà, al contrario di quello che abbiamo visto poco fa, per andare a rimuovere il pignone quando questo è posizionato sul nostro albero motore. Come funziona dunque la rimozione di un qualsiasi pignone quando questo è già posizionato sull'albero motore? Abbiamo la necessità di avere, oltre a questo accessorio indispensabile, anche il nostro cilindro in ottone, ma questa volta lo utilizzeremo dalla parte di questa punta. Come possiamo notare, infatti, oltre ai fori, ai classici fori, ha anche da una parte una punta che sporge. Questo ci servirà come punzone per andare a spingere il nostro albero motore, mentre questa parte andrà a trattenere il nostro pignone. Andiamo così a montare entrambi gli accessori all'interno del TL01. Partiamo con lo svitare quasi fino in fondo la nostra vite dallo stelo lungo. Andremo poi a posizionare il cilindro in ottone avendo cura di rivolgere questo punzone nella parte frontale del nostro leva e pressa pignoni e poi infine andremo a posizionare in queste due asole che troviamo ai lati del TL01 questo accessorio di color nero in questo modo. Arrivati a questo punto prenderemo il nostro motore, lo andremo ad inserire con il pignone rivolto verso il punzone e ci basterà semplicemente andare ad avvitare la nostra vite senza fine. Andremo così a spingere il nostro albero motore e il pignone verrà trattenuto da questo supporto nero. Bastano pochi gesti per andare a liberare il motore dal suo pignone e rimarrà quindi ben fissato e saldo, per evitare così di perderlo, all'interno del punzone di questo cilindro di ottone. Andiamo così a rimuovere dapprima il supporto di colore nero, che non ci serve più, e poi andremo a togliere anche il cilindro in ottone e come vediamo il pignone è rimasto al suo interno, è rimasto all'interno di questo punzone. Un ultimo piccolissimo ma indispensabile accessorio che viene fornito insieme al TL01 è questa punta di ricambio. Abbiamo già una punta presente all'interno del nostro cilindro in ottone, quindi abbiamo un'altra con diametro diverso, quindi è possibile andare ad intercambiare queste due punte, questi due punzoni per poter andare a togliere i pignoni con diametro differente. Per poter cambiare questi due punzoni in base alla dimensione del foro del pignone abbiamo
su un lato di questo cilindro un foro che vediamo qui e agendo con una brugola possiamo andare a svitare una vite che va a trattenerci questo punzone, mettere l'altro, andare così a riavvitare la nostra brugola e intercambiare i due punzoni. Qualcuno di voi potrebbe farsi la domanda del perché questo supporto sia effettivamente così lungo, perché come avete visto la dimensione del motore è abbondantemente più piccola rispetto alla lunghezza del TL01. Va detto che non tutti i motori sono fatti in questo modo. Abbiamo dei motori ancora più corti che sono i cosiddetti Mabuki UK o motori a cassa corta, ma abbiamo anche dei motori particolari a doppio albero che permettono la trasmissione 4VD, quindi sull'assale sia anteriore che posteriore. Come possiamo notare, questi motori sono abbondantemente molto più lunghi dei precedenti, hanno quindi la necessità di avere un supporto così lungo per poter fare le stesse operazioni sia da una parte ma anche dall'altra, quindi andare a mettere o eventualmente a rimuovere un pignone nello stesso identico modo che potremmo fare con un motore di dimensioni normali. Quindi la scelta di Slot-It di fare un leva e metti pignoni di generose dimensioni si rende necessaria per avere così un unico supporto che vada bene in ogni circostanza. Per questo strumento ci sono però degli accessori. Qua abbiamo ad esempio il TL04, permette di andare a posizionare un pignone nei motori angle winder senza dover per forza togliere il motore dalla vettura. Veramente un grande passo in avanti nella preparazione delle nostre slot car. Andremo poi nel dettaglio a vedere il suo funzionamento. Oltre a questo accessorio esiste anche un altro accessorio, il TL05B, è un mini estrattore di pignone. Così nel caso in cui dovete solo esclusivamente andare a togliere il pignone dal vostro motore, potete farlo tranquillamente senza utilizzare questo strumento di grandi dimensioni. Vi basterà avere esclusivamente questo mini estrattore sempre con voi. Tra l'altro questo mini estrattore, per come è stato concepito e costruito, permette di andare a togliere il pignone sul motore quando questo è posizionato in modo angle winder senza andarlo a smontare dal suo banchino. Anche qui un plus non indifferente. Anche in questo caso andremo a vederne il suo funzionamento. Per farlo ci faremo aiutare da questo telaio di questa Oreca 07, un telaio di una LMP, a cui andremo a togliere il pignone dal suo motore originale. Per farlo dovremo solo ed esclusivamente andare a togliere sia la gomma sia il cerchio posizionato dalla parte della corona, ovvero dalla parte del pignone stesso. Lo facciamo con estrema facilità, andiamo a togliere dapprima il nostro copertone e poi andiamo a svitare il grano che fissa il cerchio in alluminio, questa splendida vettura Slot-It, e abbiamo così campo libero per poter andare ad utilizzare il nostro mini estrattore senza dover per forza andare a rimuovere tutto il motore dal suo banchino. Come vedete questo mini estrattore è tagliato da una parte quasi a metà della sua circonferenza, andremo così a posizionarlo dalla parte del pignone, lo faremo scorrere affinché il nostro perno vada in linea con l'albero motore, dopodiché andremo a posizionarlo contro. Ecco, qui la prima particolarità: non pensate di continuare a girare in questo modo per andare ad avvitare il nostro leva pignoni e fare forza sulla corona, perché chiaramente si spaccherebbe. Il leva pignoni ha questi due supporti laterali che ci servono appunto da tenerlo ben saldo in modo tale da far ruotare in modo più agevole il nostro leva pignoni e non far forza su nessun altro componente della nostra vettura. Ad un certo punto sentirete che il pignone viene via da solo, ed eccolo qua. Anche in questo caso il pignone è saldo all'interno del suo punzone e potete così andare a muovere, a girare il nostro leva pignoni, il pignone stesso non verrà perso. Non avrete nemmeno la difficoltà di fare attenzione per non perderlo. A questo punto basterà semplicemente svitarlo trattenendo il nostro pignone con un dito, poi semplicemente andarlo a togliere dal nostro supporto. Ecco qua il pignone
rimosso dal suo albero motore in modo facile, semplice, preciso, soprattutto senza andare a rimuovere il motore dalla sua sede, ovvero dal suo banchino. Veramente questo mini levapinioni va benissimo anche su tutti i motori che già avete al di fuori delle vostre slot car. Vi basterà semplicemente andare a prendere il motore, tenerlo in mano e poi fare esattamente la stessa procedura. Così vi verrà più agevole andare a rimuovere i pinioni dei vari motori. Allo stesso modo, attraverso questo supporto, quindi questo TL04, avremo la possibilità di andare ad inserire il pinione sul nostro motore, sull'albero del nostro motore, senza andare a rimuovere il motore stesso dal suo banchino. Per farlo utilizzeremo questi due accessori in combinazione con il TL01, quindi con il leva pressa pinioni di Slot-It che abbiamo visto in precedenza. Andiamo a vedere il montaggio corretto, ma prima voglio farvi vedere una particolarità. In questo caso non avremo più il cilindro di ottone che abbiamo visto prima che va a reggerci il nostro pinione durante il montaggio, però anche qui Slot-It ha fatto una furbata in fase di progettazione e di realizzazione, ovvero ha creato questo punzone con una molla che lo rende retrattile. In questo modo noi possiamo posizionare il pinione sul suo punzone che però, essendo retrattile, nel momento in cui io vado a spingere il pinione per farlo entrare nella sua sede dell'albero motore, questo punzone andrà pian piano a scomparire e quindi non andrà a crearmi alcuna interferenza durante il montaggio. Io cerco di farvelo osservare un po' più da vicino. La punta, il punzone di questo accessorio è completamente retrattile. Come vedete, se io spingo rientra perfettamente all'interno di questo accessorio. Andiamo ora a montare questo primo accessorio sul nostro supporto. Cosa facciamo? Andiamo semplicemente a posizionarlo sulla nostra vite senza fine, dopodiché andremo ad avvitarlo fino a farlo arrivare al fondo. Ad un certo punto infatti lui si va a bloccare. Ora quindi possiamo svitare al contrario e farlo tornare alla sua base. Da quest'altra parte invece andremo a togliere questa boccola in ottone che c'era servita per il posizionamento e per il fissaggio del motore quando questo era al di fuori della nostra slot car e andremo a sostituirla con quest'altra boccola di più grandi dimensioni. Avrà esattamente la stessa identica funzionalità di quella di prima, ma semplicemente sarà più lunga e avrà la possibilità di andarmi a centrare attraverso questo foro l'albero motore che sta dall'altra parte del pignone. Come facciamo ora a posizionare il pignone sul motore? Innanzitutto sarebbe meglio andare a togliere anche la ruota contrapposta alla nostra corona finché il telaio completo riesca a passare in modo più agevole all'interno del nostro TL01. In questo caso andiamo a svitare il nostro grano M2, togliamo la ruota e abbiamo così il telaio un po' più scarno, un po' più libero. Poi andiamo a posizionare il pignone sul perno retrattile. Dopodiché andremo ad infilare il telaio completo in questo modo. Andremo a posizionarlo direttamente con il pignone sull'albero motore. Andremo così pian pianino a girare la nostra vite senza fine fino a quando l'altra parte dell'albero motore andrà ad incastrarsi perfettamente con questo supporto. Come vedete, in questo caso il telaio riesce a ruotare leggermente facendo perno da entrambe le parti sul nostro albero motore. Una volta posizionato in questo modo ci basterà semplicemente andare a ruotare la nostra vite e andare a spingere così il pignone all'interno del suo alberino motore. Una volta inserito il pignone all'interno dell'albero motore, dove qui avremo anche la possibilità di andare a verificare il perfetto accoppiamento tra pignone e corona, possiamo andare a svitare la nostra vite, tanto che basta far uscire comodamente il telaio dal TL01 e avremo così il pignone perfettamente inserito all'interno del nostro motore. La vettura pronta per scendere in pista. Posizioneremo dunque le nostre due gomme posteriori ai lati del nostro assale in questo modo, mediante i due grani andiamo ad avvitarli. In brevissimo tempo abbiamo sostituito il pignone alla nostra vettura, l'abbiamo rimontata, la vettura è nuovamente pronto gara. Come avete visto, alcuni accessori sono effettivamente fondamentali per fare le cosiddette operazioni routinarie.
E poi perché è molto utile poter cambiare il pignone alle vostre vetture per cambiare così i rapporti. Potete mettere un pignone più piccolo se volete una macchina più scattante, più veloce, più snella, oppure un pignone con più denti se al contrario volete una macchina un pelino più tranquilla, ma che vi dà un po' di velocità in più. Insomma, sono operazioni queste che si possono effettuare in modo molto pratico, molto veloce, ma occorre avere gli strumenti giusti, se no si possono trasformare in operazioni anche parecchio complicate e in alcuni casi potete addirittura andare anche a rovinare l'albero del motore. Infatti va ricordato che i perni che entrano all'interno dei pignoni, che spingono poi questi all'interno dell'albero motore, vanno effettivamente dimensionati della stessa identica misura dell'albero motore stesso. Se voi andate ad utilizzare un punzone o comunque un perno che sia leggermente più grande della dimensione del foro del pignone, andando ad estrarre questo pignone andrete sicuramente a rifilare il foro del pignone e questo poi non avrà più la giusta presa sull'albero motore. Mi raccomando quindi, per fare queste operazioni affidatevi sempre a dei prodotti di tipo professionale. Io, come ho già detto, mi sono affidato a Slot It perché secondo me questo è il leva pressa pignoni più completo, più professionale, più facile da utilizzare che oggi potete trovare sul mercato. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video tecnico mettete un like, mi raccomando iscrivetevi al canale e come di consueto a me non rimane che darvi appuntamento qui su Slot Car Tech, indovinate un po' per cosa? Per il prossimo video.